una recensione che ci avete chiesto in tanti. Purtroppo abbiamo aspettato sino a settembre perché abbiamo avuto un problema con la scheda, l'avevamo già fatta, la stiamo rifacendo, anche perché la Nox LA10 Future, scusa Alvin se ti ho rubato il nome della racchetta, cosa che faccio. è stata a lungo introvabile ed è penso tuttora introvabile, o meglio si trova in pochissimi siti, perché penso che Nox abbia avuto problemi di produzione, dato che queste racchette, queste e quelle di Liebach, mi hanno detto che l'hanno fatta in Paraguay, una nuova fabbrica che sta adesso sistemandosi, poi dopo è stata trasferita la produzione penso in Pakistan o in Cina, comunque sono stati grossi problemi di produzione, basta pensare che la racchetta della Osoro che è stata presentata non è mai stata in vendita. Incredibile. Ancora. Incredibile. Quindi ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video da... Casa dei Padel. Esatto, siamo tornati a casa, la casa dei padel, per un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Appunto, oggi parliamo della Nox LA10 Future. L'ho detto io perché Alvin non si ricordava il nome, la racchetta di Leo Augsburger, uno dei grandi bombardieri, dei bombarderos del circuito Premier Padel Tour, che adesso gioca insieme ad Alex Chozas, che si è spostato a destra per giocare con lui. A me onestamente Augsburger non fa impazzire, è potentissimo, ma è ancora molto indietro. Preferisco molto di più Tino Liebach, che tra l'altro, notizia delle ultime ore, finirà la stagione insieme a Fernando Belasteghin, che torna a sinistra dopo aver giocato a destra con Tejo con risultati disastrosi. Speriamo che gli ultimi 10 tornei, 8 tornei, quanti sono della stagione, per Belasteghin lasciano un segno, perché veramente come ultima stagione sarebbe un peccato, dai, per come ultima stagione non è che viene ricordato proprio alla grande, ve devo dire che sta facendo veramente male, ma d'altronde l'età avanza per tutti, anche per un giocatore che è stato 16 anni al mondo, numero 1, 16 anni consecutivi, numero 1 al mondo. Alvin, abbiamo fatto questa bella premessa. Esatto. Adesso parliamo del prezzo della Nox LA10 Future, 244 euro di listino, che col codice sconto CARCHIA10 sul sito Padel Market, se si trova. Adesso non si trova al momento in cui stiamo facendo questa recensione. Tra l'altro, a brevissimo penso che Nox presenterà anche la nuova collezione, e questa cambierà. Dopo vi dico le caratteristiche tecniche di questa e anche come cambierà. 220 euro, prezzo super onesto, non è un prezzo esagerato, però per questa racchetta, te lo dico subito, io non li spenderei, perché ve lo dico subito, non li spenderei, non interrompete la visione cortesemente, non li spenderei perché non mi ha entusiasmato. Avevo grandi aspettative, però esatto, forse anche per quello che... la gente magari potrebbe pensare, ma con Nox tu sei prevenuto, vi giuro che non ero prevenuto, speravo di avere una gran pala. Purtroppo mi ha deluso. Alvin, 220 euro però è un prezzo onestissimo, cioè ci sta. Cioè a chi piace questa racchetta è un prezzo super onesto, sei d'accordo? Sono d'accordo con te, infatti ricordiamo che il primo a provarlo è stato io, mentre tu eri in vacanza. Sì. Ti ho chiamato e ti ho detto, guarda che dall'alto a rete si soffre tanto. No, ma va, impossibile, e invece? Dall'alto per me è stata una delle racchette più difficili che io abbia mai provato, più ingiocabili, non difficili perché è difficile come questa, magari una Delta Pro, una Triton Pro. No. Difficile centrare la pallina, cioè ho tirato più palline fuori dirette dal campo. E invece paradossalmente in difesa. In difesa invece mi è piaciuta molto di più, e quindi a sorpresa al contrario. Esatto. Però 220 euro è un prezzo comunque onesto, dai. Comunque Nox. È Nox. Marchio comunque tranquillamente rivendibile, anche per quello. Esatto. Livello intermedio alto, sì. Bah, direi questa, essendo la racchetta di Augsburg, dovrebbe essere la racchetta per un giocatore di sinistra o per un giocatore mancino offensivo. In realtà per me potrebbe essere utilizzata anche a destra, visto che da fondocampo mi è piaciuta molto di più che a rete e dall'alto, però diciamo che come caratteristiche e struttura è una racchetta da giocatore di sinistra. Esatto, per tipologia di racchetta sì, assolutamente sì. Adesso parliamo delle caratteristiche tecniche di questa Nox LA10 Future. Forma a diamante, piatti in carbonio 12K e la gomma più dura di casa Nox, la EV50. Facce ruvide, manico che ha il Nox Custom Grip che noi non abbiamo, l'abbiamo visto un overgrip, perché questa racchetta, dato che era introvabile, me l'ha data Mirko Vucinic, me l'ha regalata, e quindi me l'ha regalata col grip, overgrip. Aspetta Mirko, Alvin ti deve dire una cosa. Mirko, però mi sa che vengo lì a spiegarti come si fa il grip, perché non era proprio il massimo. Diciamo, per un eufemismo, eri più bravo a giocare a calcio che a mettere l'overgrip. Quanto cavolo era forte Mirko Vucinic, che talento. Che talento.
L'accetto con mettere il polsiera, mette l'overgrip rimandato, anzi bocciato. L'accetto con polsiera, adesso Albi mi dice quanto pesa ed il bilanciamento. Il peso della nostra pala è di 363 grammi ed è bilanciata a 26, stranamente. Io avrei usato molto Cioè, avrei di più. sperato, oppure pensavo che una racchetta sì. del genere fosse da oltre 27, però diciamo che Nox Non è mai estrema. Non è mai estrema. Nox, le racchette, diciamo, nella tutta la gamma, le racchette più maneggevoli, più confortevoli che ci stanno sul mercato. Esatto. Cioè, escluse proprio le marche che fanno racchette apposta, come Sì, su One direi Padel, anche proprio le- Pro Kennex, però sono proprio racchette sempre estremamente maneggevoli. Non mi ricordo una Nox non maneggevole. Sì, più che altro racchette che non c'è mai la sorpresa di una racchetta bomba. Esatto, Dove anche questa tiri qua cannoni. di Augsburger, che uno si aspetta un cannone. Mai racchette esagerate. Mai racchette esagerate, esatto, sempre racchette comunque super confortevoli per il Sì. braccio, cioè io non ho mai avuto un problema Io con qua avrei forse usato un po' di Vabbè, più. certo, anch'io avrei usato di più, avrei sperato una racchetta un po' più potente, diciamo, va. Vi dicevo, la nuova Nox di Augsburger, Nox LA10 Quantum, avrà un nuovo tipo di carbonio, Quantum, penso una cosa del genere, 18K, quindi da 12K passa a 18K, e la gomma sarà una HR3, la classica di Nox, però penso a più strati, quindi dal più morbido magari al più duro, dal più duro al più morbido, non lo so bene, non è stato specificato, quindi cambierà da questa racchetta, sperando che sia anche una racchetta migliore. Vediamo come si comporta adesso da fondo campo. È una racchetta che da fondo campo mi ha letteralmente sorpreso in positivo. Controllo estremo sulla pallina ad ogni colpo, abilità di utilizzo, colpi potenti, il punto dolce non è ampissimo, l'uscita di palla anche non è il piatto forte, però da fondo campo è dove l'ho apprezzata meglio e dove sono riuscito a fare davvero quello che volevo. Cichite, pallonetti, anche se comunque per fare il pallonetto serve braccio e gamba, però è una racchetta davvero super confortevole da fondo campo, cioè confortevole nel senso che si gioca sempre in massimo controllo. Sì. Adesso mi vedrete subito da fondo campo con Albi che mi mette alla prova per farvi vedere che racchetta sorprendente è a fondo campo. Sembra un ossimoro, ma da fondo campo è dove ho apprezzato di più la racchetta di Leo Augsburger, con cui ho avuto sempre massimo controllo. Questa l'ho veramente pennellata, e anche qua pennellata sul nastro. Albi non ha potuto niente, però davvero tanto grande maneggevolezza, l'impatto è sempre ottimo, il punto dolce non è tanto grande, però devo dire che mi è piaciuta davvero tanto. Non sono mai quasi andato in difficoltà anche qui. Gran pallonetto. Alvin dopo pranzo ha deciso che è meglio non correre perché i 7 gnocchi che erano nel piatto ecco, qui ho forzato, ho cercato, sembrava come un colpo dall'alto, l'ho tirata sotto la rete. Qui però vero, racchetta con cui si gioca grandissimamente bene, anche se non si dice. Forse Alvin alza un po' il ritmo, va. Era fuori? Bah, dubbio, Eccolo. Tra l'altro Alvin sta giocando con la Dupadel Castor, la sta provando, poi la proverà ovviamente anche in partita. Peccato, questo era un gran pallonetto. Vai, ultima. Però ripeto, da fondo campo davvero una racchetta che mi è piaciuta tantissimo. Mamma quando esplode Alvin, che succede? Le taccarate. Da fondo campo bene comunque. Alvin, l'ho provata a fondo campo. È il mio Cosa momento... mi dici a rete? A rete iniziano già, tra virgolette, i tasti dolenti, perché quando siamo a rete, quando siamo dall'alto, che purtroppo questa racchetta gli manca qualcosina, quel qualcosina di plus per essere proprio la pala aggressiva che pensavamo.
Si muove bene, perché comunque non possiamo lamentarci su come si muove anche nel gioco veloce, però non si riesce mai a capire bene il punto di impatto, anche avendoci giocato un po' di partite. Non omogeneo. Sì, perché ogni tanto ti scappa, comunque non esce tantissimo, poi ogni tanto ti rimane sulla racchetta, tirare potente comunque non riesci, la palla non ti esce proprio esplosiva. Sì, però controllo, la senti, la pallina comunque la senti, però proprio senti che ti manca qualcosa. Esatto, sono Che d'accordo. non Pure è- dall'alto trovare il punto di impatto giusto è stato difficilissimo e senti che manca qualcosa. Non è spiegabile, però invece quando magari il gioco è veloce, dovete solo appoggiarti, va bene. Quando invece dovete voi un po' imprimere forza e aggressività sulla pallina, Iniziano le note dolenti. note dolenti, sì, perché allora è maneggevole, sì, in difesa, però in attacco appena apriamo un pochino il rischio di arrivare tardi sulla pallina c'è e lo si nota, quindi si è anche un pochino titubanti, prevenuti, un po' Vabbè, in difficoltà. Basta. Adesso vediamo come si comporta a rete. Perché Sicuramente adesso giocherò. Adesso questa qua è la classica cosa di Alvin, che prima ne parla male e poi dice sicuramente giocherò benissimo, quando ne parla bene sicuramente non ne metto una in campo. Tipica l'Alvin. Oddio. Da una botta rompe pure il microfono, so 300 euro. Alvin, vai, prova la rete, va. Proviamo ora la racchetta di Augsburger a rete. Avete visto comunque riusciamo a muoverci bene, però la sento comunque un pochino fiacca. In effetti comunque tutto sommato non sono male, si muove bene, ma mi aspettavo qualcosa di leggermente, anzi, di un bel po' più aggressivo. Questo è il doppio tocco di Emiliano. Avete visto comunque anche mettendo un po' di peso in avanti non arriva mai una palla del tutto pesante. Ecco, avete visto? Questo piatto un pochino non troppo omogeneo che ogni tanto mi fa scappare la palla o addirittura lasciarla troppo corta, che non si riesce, nonostante un bel po' di partite abbiamo provato io e Emiliano, non siamo riusciti mai a trovare la quadra giusta. Avete visto? Anche qua ho fatto una volée, mi si è alzata, adesso invece mi è venuta perfetta, questa l'ho presa un pochino male. Dai Emi, mettiamo un po' il ritmo. Questa è bella. Diciamo che quando si è in possesso del gioco si impatta la palla bene, ma proprio bene, e si è ben messi con le gambe. Ecco, avete visto? Questa palla qua che non si può sbagliare mai e purtroppo si è sbagliata. Vediamo se ti faccio punto. Ecco, appena la alzo mi sento già in ritardo. Questa è buona, però non male, eh? Quando si riesce a capire il piatto come risponde non è male. Vai Emi, tira forte. Vediamo un blocceo. Blocceo comunque non è male, è solida. Paradossalmente è meglio quando para che quando io devo tirare forte. Vai, una deada. Questa è la deada del terzo piano. Questa la cancello, sicuro. A rete purtroppo avrei usato qualcosa di più. L'ho provata a rete, adesso Emi, aia, dall'alto. Penso di non aver mai faticato così tanto dall'alto con una racchetta come con questa, cioè veramente adesso faccio io l'Alvin della situazione, che escono i per 3 a bomba, gli smash, ma in partita, cioè vibore o sotto la rete o Quante ne steccate? steccate che sono andate dirette sul vetro. Smash, non vi dico quante ne sono usciti diretti dal campo. Per 3 non me ne è uscito forse neanche uno. Smash piatti che non vanno, cioè dall'alto è stato per me un esperimento disastroso con questa Nox LA10 Future, e mi domando, ma Augsburger, ma come fa questa racchetta a tirare quelle sassate? Cioè che lui smasha veramente in salto all'indietro dal vetro e riesce a farlo uscire. Cioè il dubbio che lui non giochi con questa ce l'ho, però magari rimane solo un dubbio, perché Nox dice sempre che i giocatori giocano con le racchette del negozio.
Poi parli con Tavia e ti dice che la sua racchetta pesa 380 grammi e che non rientra nel range di quelle che sono vendibili. Comunque, detto questo, la proverò subito nella solita sequenza dall'alto, una Nox di Augsburger. Non dico qual è la sequenza, ormai i nostri telespettatori la sanno. Eccoci con la Nox di Augsburger dall'alto, dove in partita ho faticato da matti. Vediamo. Ecco, subito lungo. Questo meglio, ovviamente pure qui presa, pensavo bene, invece è rimasta cortissima. Qui presa male un'altra volta, è rimasta corta, facciamo qualche kick. Questo va bene, perché comunque se la si impatta bene, si ha davvero un ottimo controllo. Anche qui bene, proviamo qualche per tre, che in partita è stato disastroso, ecco, sapevo. Anche nell'altro video che avevamo fatto, che purtroppo si è smagnetizzato, ho fatto tipo 4x3 consecutivi con questo, però dicevo era all'aperto a casa di Alvin con caldo. Pazzesco, in partita non ne ho fatto uno, adesso continuo finché non... Però qui c'è poco da dire, è uscito decisamente bene lo smash, soprattutto il per 3. Vediamo lo smash piatto. Ecco, qui sono andato a tutto braccio, non è che... Qui sicuramente meglio, ma posso assicurarvi che sia io che Alvin in partita siamo stati disastrosi in più di una partita, quindi dall'alto per me è bocciata. Alvin, prendi il telefono, che è il momento della pala di Leo Augsburger, uno dei giovani talenti dell'Argentina. Gioca al mondiale secondo te? Secondo me no. Secondo me no. Da fondo campo. 8. Pallonetti. 7. A rete. 7. Controllo. 7,5. Maneggevolezza. 7,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 7. Effetti. 8. Potenza. 7. Per 3. 7. Smash. 7,5. Vibora. 7. Rapporto qualità-prezzo a 220 euro. 6,5. Abbiamo dato i voti alla Nox di Augsburger, che come avete capito ci è piaciuta davvero poco. Peccato. È il momento di salutarci, anche io dico peccato. Alvin, cosa devono fare i nostri... Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Amy. Qual è la vostra Nox preferita e perché? Scrivetelo nei commenti. Ciao!